Io vorrei accogliere sul palco uno dei creativi più importanti del mondo, uno degli autori della campagna Think Different di Apple e uno dei collaboratori pubblicitari di Steve Jobs nella storia di Apple e di Next, è con noi, Ken Segall. But anyway, it's just walking around the streets, it brings back the memories, and it's really a fun thing for me. So I am thankful for Patrick for inviting me, and I'm so glad it worked out. E sono felice appunto perché solo passeggiando mi ha fatto tornare tante memorie, quindi ringrazio Patrick anche per l'invito a essere qui con voi oggi. One disclaimer before I begin. Obviously we have Pierre here translating for me. Allora un'avvertenza prima di cominciare, chiaramente c'è Pierfranco qui che traduce per me. I have no power over what he says. Non ho alcun controllo di quello che lui dice. And I'm actually a pretty funny guy, so if it comes out not funny, it's his fault. Allora, io sono una persona molto divertente, quindi se non sembro divertente è tutta colpa dell'interprete, ovviamente. Be on your best behavior. Ecco, abbiamo messo bene in chiaro la nostra situazione. Okay then, so Bene. We'll start with this. Cominciamo con questo. You know, I sometimes have to explain myself to different audiences, probably not to you guys, so much about what I do. I'm an advertising person, and sometimes I get invited to speak to people who are not in advertising. Ora, tante volte io devo spiegare alle persone cosa faccio, e in questo caso probabilmente non lo devo fare. Comunque sono un pubblicitario che spesso viene anche chiamato a tenere delle conferenze su argomenti specifici della comunicazione. Was nothing funny in there, was No, there? okay. Non c'era niente divertente in quello, vero? What I hope happens, though, is like the principles I talk about are things I observed over the years working with Apple and other companies, and I do believe that the principles can be applied everywhere, especially in the realm of communication. Allora, quello di cui parlerò sono i principi che si possono applicare in quasi qualsiasi campo della vita, ma soprattutto nel campo della comunicazione. So, this is the book. Allora, questo è il libro, in caso non lo It actually sapeste. did very well. It was a New York Times bestseller. Ed è andato molto bene, è stato nella lista dei bestseller del New York Times. And I really recommend to anyone that you write a book, because before I did, nobody really invited me anywhere. E vi consiglio di scrivere un libro, perché prima di aver scritto il libro nessuno mi invitava da nessuna parte, ora invece... It's actually gotten me in. I'm doing some work, Patty Pravo was just one. I'm actually doing work right now with the guys in Yes and Asia, if you're into old British bands, but it's all because of the book. E grazie a questo libro, sapete, io ho lavorato con Patty Pravo, ma adesso lavoro con altri musicisti, con Yes e con Asia, che sono, sapete, se vi piacciono i gruppi un po' più vecchi, sono molto belli. So just so you know a little about what I got involved with, because otherwise I feel like I'm just some guy off the street, and I have a couple of credentials that I would share. Adesso voglio condividere un po' delle mie credenziali con voi per non sembrare come uno preso per la strada che viene a raccontare qualcosa. So I worked with Steve Jobs and Apple in the Think Different days, and that lasted 4 years and change. Per 4 anni ho lavorato alla Apple sulla campagna Think Different con Steve Jobs. But I actually worked with him twice as long on Next. And Next, if you know his story, was the company he started when he got thrown out of Apple. Però ho lavorato il doppio del tempo, cioè 8 anni, con la Next, che sapete che è l'azienda che lui aveva fondato dopo essere stato estromesso dalla Apple. So I got to see a very different Steve Jobs, one who was not that successful. We tried everything we could to make Next a big thing, but it never succeeded on the scale of Apple. E quindi ho visto un Steve Jobs un po' diverso, perché come sapete Next non ha mai veramente decollato, quindi ho avuto l'opportunità di lavorare, di vedere da vicino un Steve Jobs che non era la persona di successo. Side note. Una nota a parte. Sometimes when I say something, I see a couple of heads nod, like you actually understand me, and that's a good sign. Allora, like that one in particular. Ogni tanto vedo le persone che quando parlo io prima della traduzione fanno segno sì con la testa, quindi vedo che meno male c'è qualcuno che mi capisce. It's very encouraging. È molto incoraggiante questo per me. Anyway, I also worked with these other companies, and the interesting part is that if I had only worked with Steve Jobs and Apple, I might not have written a book.
Queste sono altre aziende con cui ho lavorato, e la cosa interessante è che se avessi lavorato soltanto con Steve Jobs alla Apple probabilmente non avrei avuto da scrivere un libro. But the fact is, my experience working with these complicated companies like Intel and Dell was so frustrating that it made me wonder why they couldn't be more like Apple, and I realized that there were these profound differences in the way they work. E una delle cose che appunto ho visto è che è stato per me molto frustrante lavorare con altre aziende come la Dell e come la Intel, perché non avevano quel genere di fluidità e organizzazione del lavoro che c'era alla Apple. And I just had another horrible realization, I'm sorry to say. E mi sono appena reso conto di un'altra cosa orribile, mi dispiace dirlo. I had this thing very well timed, and I now realize it's going to take twice as long. Mi ero dato un tempo molto preciso, mi ero cronometrato, ma adesso mi rendo conto che ci vorrà un po' più tempo per fare la mia presentazione. So I hope you had no plans for dinner. Quindi spero che non avete piani per la cena. Okay. I have a little warm-up exercise. This is designed to just get us acquainted and a little fun. C'è un piccolo esercizio di riscaldamento che faremo, che serve un po' per conoscerci e anche per divertirci un momento. It's a little interactive quiz. È un quiz interattivo. I'm going to give you, and by the way, this is the fabulous prize you get. E a proposito, questo è il premio per chi vince questo quiz. One lucky winner. Avremo un fortunato vincitore. This is a new edition that just came out in the US, and it's got a brand new chapter in it. Ora, questa è la nuova edizione negli Stati Uniti con un nuovo capitolo che non c'è nella vecchia edizione, ovviamente. But I'm going to put 5 names up here. This is, a little test your Apple trivia. Ora io metterò su 5 nomi sullo schermo e fa un po' parte del gioco del trivia della Apple. When the iPhone was first created, before it was unveiled, there was a problem with the name iPhone. Another company owned the name or seemed to own the name. Ora, quando c'era l'iPhone e stava per essere svelato l'iPhone, c'era un piccolo problema perché sembrava che un'altra azienda avesse già i diritti su quel nome, su iPhone. So it was our job every other week, it seemed, to come up with a new name for iPhone because we weren't sure we'd be able to use iPhone. Quindi ogni settimana c'era una nuova gara a trovare un nuovo nome per l'iPhone perché non eravamo sicuri di poter usare il nome iPhone. So I'm going to give you 5 names that would have possibly been considered. 4 of them really were. One of them is an imagined name. Ora vi farò vedere una lista di 5 nomi. 4 erano delle possibilità che in realtà avevamo di scelta. Uno non c'entra niente, me l'ho buttato là dentro così. If you can guess the fake name that I'm going to throw up, se riuscite a trovare l'intruso, vincete il libro. But we must maintain decorum, one hand raising only. Però bisogna mantenere un certo decoro, quindi soltanto per alzata di mano. So anyway, so here I'm going to give you the 5 names. The quindi, first one eccolo, il primo would be Moby, which was short for mobile. Che sarebbe Moby, breve per mobile. Not a whole lot shorter. Non tanto più breve. But that's what it was. Ma era questo. Another possibility was Micro Mac, because it was literally a computer that you would put in your pocket. Un'altra possibilità era Micro Mac, perché era un computer da tasca. Or Tripod. Keep in mind that iPod was a huge success leading up to iPhone, and people, iPod was on their mind, so Tripod meant internet, music, and I always get the 3 mixed up, and telephone. E c'era questo nome anche tripod, che sarebbe dire 3 volte l'iPod, nel senso che poteva avere internet, la musica e funzionare come telefono. Another one coming off the success of iPod, people were thinking Apple has an iPod and now they're going to have a phone, so the name Telepod came up. E pensando al fatto che l'Apple aveva già l'iPod e poi avrebbe fatto un telefono, era venuto in mente anche il nome in mente Telepod. Or did it really? It might not have come up. I might be making it up. Ora, magari me lo sto inventando, ma voi non lo sapete questo. And the last name would be iPad. Is it possible that before the iPhone was released, it was almost called iPad? Allora, e l'ultimo nome che vi lancio è iPad, nel senso è possibile che quello che poi abbiamo chiamato iPhone poteva essere l'iPad come nome? So I'm going to give you a little time to think about this. Allora, vi do qualche secondo per pensarci. Okay. Bene, finito.
So one of these names is fake, was Quindi, not considered. uno di questi è un intruso, non è mai entrato nella graduatoria per il nome dell'iPhone. And if anybody would like to raise their hand and take E se a qualcuno guess. alza la mano e prova a indovinare? Well, you're my friend in the front row. Beh, so- sentiamo la nostra amica qua davanti. Third one? Telepod. Fourth telepod. Yeah. I'm personally offended because that was my suggestion. Ho preso personalmente questa offesa perché era il mio suggerimento. But I promise this isn't going to go more than 5 rounds, but I'm sorry you're disqualified. Prometto che non faremo più di 5 tentativi. Let's see. Let's Vediamo. well, we'll get somebody, gentleman in the black sweater. Il signore con la Or maglione shirt, whatever nero. that is. Sì. Micromac. Damn it, he got it. L'ha trovato. L'ha scoperto. You want to Allora. pass that one up? Okay. Allora, al nostro vincitore. The real point of that story that I think is interesting Il punto di questa storia che io trovo che sia interessante is that iPad actually was a name we thought of for iPhone. è che iPad era un nome che era stato preso in considerazione per quello che oggi conosciamo come iPhone. And I wasn't working with Apple when the iPad came out, so I was watching the event just like anyone else. E io non lavoravo più per la Apple quando è uscito l'iPad, quindi assistevo alla presentazione come chiunque altro. And when Steve Jobs unveiled iPad, my reaction was, oh my God, they trotted out that old name. E quando lui ha svelato finalmente l'iPad, ho detto, oh mamma mia, hanno ripreso quel vecchio nome lì. Okay, well, that was the fun part of the show. Bene, questa era la parte divertente dello spettacolo. Apple's real story, as far in my mind, about this great thing called simplicity, started back in '97 when Steve Jobs came back. Allora, per me questa storia incredibile che riguarda la semplicità parte dal 97 quando nell'Apple è tornato Steve Jobs. This was the cover of Wired magazine, which indicated the horrible state of Apple and the likelihood that it was going to go away. Questa era la copertina di Wired dell'epoca che faceva capire quanto fosse brutta la situazione dell'Apple e c'era praticamente quasi disperata. Si pregava, vedete c'è scritto pray, perché potesse sopravvivere. But just 14 years later, Apple became the most valuable company on the face of the earth, which is beyond remarkable, really. Steve Jobs would later say that in '97, Apple was literally 90 days from bankruptcy. Allora, 14 anni dopo Apple era l'azienda di maggior valore sulla faccia della terra e Steve Jobs dice che questo è già di per sé un fatto incredibile, ma Steve Jobs poi ha raccontato di come quando lui è ritornato alla Apple erano da appena 9 mesi dal fallimento totale. So to go from near bankruptcy to most valuable on earth in 14 years is something that we will never see again in our lifetime, I'm fairly certain. E sono sicuro che nella nostra vita non vedremo mai più una situazione simile dove si passa da una quasi bancarotta totale e dopo 14 anni a diventare l'azienda di maggior valore al mondo. And it is my observation that a lot of that is because of this thing called simplicity. E secondo me questo è potuto avvenire dalla mia osservazione grazie a questa cosa che si chiama semplicità. It's something that has guided Apple. It was in the head of Steve Jobs, put it that way. Diciamo che era una cosa che era nella testa di Steve Jobs. So you see things like this. When Apple makes a product, sometimes it is visibly different, shall we say. E quindi abbiamo cose di questo genere, come potete vedere. Quando si vede un prodotto Apple si vede veramente qualcosa che è visibilmente diverso. A lot of people look at Apple's success and they attribute it to the fact that they make these simpler products. But in fact, these products don't just magically appear at the end. They appear because Apple believes in simplicity from beginning to end. E molte persone attribuiscono il successo di Apple alla semplicità, però in realtà la semplicità parte proprio fin dall'inizio, fa tutta parte del processo di creazione dei prodotti, dall'inizio alla fine. And that includes everything. It includes the way they innovate, the way they sell in the retail store, the way they advertise, the way they organize themselves internally. E questo ha a che fare con tutto, nel modo in cui vendono, dei negozi che hanno creato, nel modo in cui promuovono i prodotti e anche nel modo in cui funziona al suo interno l'azienda. And a very good example of this is the first campaign we did when Steve returned, the Think Different campaign. E un buon esempio di questo è la campagna Think Different, che è la prima che abbiamo fatto dopo il ritorno di Steve Jobs alla guida della Apple.
What I loved about the words, and they were not written by me, they were written by an art director of all people. Quello che amo di queste due parole, che non sono state scritte da me, ma da un direttore artistico addirittura, Was that they were authentic and they represented what Apple believed in from the very first days when it started in the garage at Steve Jobs' father's house. è che queste sono parole genuine, sono autentiche, sono le parole che si possono benissimo accomunare anche agli inizi di Apple nel garage quando Jobs e Wozniak hanno creato i loro primi prodotti. And this is something I have always thought, and my teachers taught me to think, that there's nothing more important in communication than authenticity. E questa è una cosa che i miei insegnanti mi hanno sempre insegnato, che la cosa più importante è l'autenticità quando si comunica. Other companies I've worked with, when they start to create a brand campaign like this, first have to decide what they want to be. Con molte altre aziende, quando si comincia a creare una campagna pubblicitaria, all'inizio bisogna decidere cosa loro vogliono essere. We didn't have any such problem. We all knew Apple has such a strong identity. We knew exactly what it was. The only question was how would we express it. Con Apple questo problema non c'era perché Apple aveva già un'identità molto forte, una sua identità propria, e quindi noi dovevamo soltanto trovare il modo di veicolare, di esprimere quello che volevamo ottenere. So we created this commercial called Here's to the Crazy Ones, and Steve Jobs was very actively involved in it. He didn't write it, but he was an active participant in the back and forth, the sculpting of it, shall we say. E quindi siamo arrivati a questa campagna, The Crazy Ones, quelli folli, dove, che non è stata scritta da Steve Jobs, ma lui ha partecipato molto attivamente a tutto quello che erano le fasi di preparazione di questa campagna. And what I love about this commercial is that it did such a good job of identifying the essence of Apple, which is a very difficult thing to communicate, but we did it so well that Steve was literally playing it for 10 years after at various product unveilings. Ed è una campagna che ha avuto un enorme successo perché è riuscita veramente a cogliere, a comunicare quella che è l'essenza di Apple, così tanto che Steve Jobs ha continuato a usarla anche per altri 10 anni. Ogni volta che interveniva in pubblico spesso faceva vedere appunto questa pubblicità. So some of you may have seen this version of the commercial that I'm going to play for you that has Steve Jobs doing the voice. Ora, alcuni di voi avranno visto questa pubblicità che vi sto per far vedere con la voce di Steve Jobs, la voce recitante di Steve Jobs. We thought it would make more sense to use Steve because he believed in these words so passionately rather than hire an actor who we would pay to pretend that he believes them. All'inizio noi pensavamo che sarebbe stato meglio avere Steve perché aveva così tanta passione con queste parole, veramente c'era dentro al 100% invece di dover prendere un attore che recitasse queste parole. But Steve hated this idea. Però Steve questa idea l'ha odiata. He thought that if we used his voice, and he was not a professional, that instead of listening to the words, people would debate why is Steve Jobs such an egomaniac that he has to have his voice on his commercial. Lui pensava che le persone ascoltando quel video non avrebbero ascoltato le parole, ma si sarebbero state a chiedere ma perché quell'egocentrico di Steve Jobs si è voluto per forza mettere nella pubblicità dei suoi prodotti. But we begged him to record it because we thought once he heard it maybe he'd change his mind. Però lo abbiamo pregato di fare la registrazione perché la nostra speranza era che una volta ascoltato il montaggio avrebbe cambiato idea. So I went up to Apple one day with a sound guy with a little tape deck and we recorded Steve on the stage of the Apple Auditorium. E quindi un giorno siamo andati alla Apple, siamo andati nell'auditorium della Apple con un piccolo registratore, un microfono e un tecnico del suono e abbiamo registrato la voce di Steve Jobs. And he came into the room and said, "This is a terrible idea. I'm really busy today. I'm going to record one version for you and then I'm out of here." E lui ha detto, per me è una pessima idea, non ho tempo, sono molto occupato, quindi facciamo soltanto una prova di registrazione e poi me ne vado. So with that, I'll play you the commercial. E con questo vi faccio sentire la sua voce. Even if you don't understand the words, hopefully you'll hear in his voice how much he believed in this spot. E anche se non riuscite a capire le sue parole, dal tono della voce potete sentire chiaramente quanto lui veramente credeva in questa campagna. Here's to the crazy ones.
the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. You mentioned that in Italian, in Italy it was done by the author Dario Fo. We also for Dario Fo did this in Italian. Chiaramente noi in Italia, parlavo con Ken, abbiamo la pubblicità, la voce della pubblicità italiana di Dario Fo, che è riuscito altrettanto bene a trasmettere una grande passione per i concetti che voleva esprimere. Lo stavo informando sulla nostra situazione qui. So if you'd like to know what it was like to work with Steve sometimes, Quindi se qualche volta vi viene voglia di sapere com'era lavorare con Steve Jobs, you heard how beautifully he read that and how quiet it was at the end, are the ones who do. avete sentito come ha letto bene, poi come è andato a sfumare nel silenzio alla fine quando dice the ones who do. And then there was a slight pause, and then he said, "That's it, I'm out of here. This is a terrible idea." E poi brevissima pausa, 2 secondi, ha detto basta così, terribile idea, io me ne vado. Has anyone seen the Jobs movie? Qualcuno ha visto il film su Steve Jobs? No. Did it play in Italy? È arrivato in Italia? Oh, next month. Oh, really? Well, it's funny. I've never seen a movie before about someone who I actually knew, so it was a very fun experience for me. I'm not sure it was a great movie, but they did a great job of portraying him. But the one scene in the movie that I had anything to do with in real life was Steve reading that commercial. He does it in the movie. Allora, nel film per me è stata un'esperienza stranissima, perché la prima volta che andavo al cinema a vedere un film di una persona che praticamente già conoscevo. Devo dire che lo hanno descritto molto bene, e se c'è una parte che mi coinvolge direttamente in cui io c'ero è quando fanno vedere che lui registra la voce per questo spot pubblicitario. In the movie, he's in a beautiful recording studio. Nel film lui è in una bellissima sala registrazione, which was not at all the case. Che non era affatto così. And when he's done reading it, he looks very quietly at the camera and says, "Is that okay?" E quando finisce la registrazione lui guarda la telecamera e fa: "Ma è andata bene così, vi è piaciuto?" But I actually like the movie, and I don't expect a movie to be accurate. It's a movie, and it needs to dramatize things. Comunque il film mi è piaciuto, non mi aspetto che ci sia l'assoluta verità in un film, perché deve tendere anche un po' a drammatizzare le cose. So we now move on to this little thing. Quindi adesso passiamo a questa piccola cosa qui, which is another good example of simplicity and communicating. Che è un altro bel esempio di semplicità e di comunicazione. So it started with iMac, and then it moved on to all these other words for Apple. Quindi è partito da iMac e poi è passato anche a tutte queste altre parole sempre relative ai prodotti Apple. And then all around the world people start doing I things. I saw this one in Copenhagen. E poi in tutto il mondo sono comparse queste cose con la I prima. Questo l'ho visto a Copenaghen, in Danimarca. But it's a kind of a funny story, and I'll make it short. But we had to name this computer, and when we first talked to Steve about it, he said, "I already have a name I love, but maybe you can do better." E vi racconterò la storia di questo nome, perché quando dovevamo trovare un nome a questo computer, Steve Jobs disse: "Io vi do da cercare il nome, però io ce l'ho già in mente." So the name he wanted to call it was this. E lui voleva chiamarlo in questo modo, Mac-Man. So we were all horrified. E noi eravamo tutti orripilati. You know, it's a bit on the sexist side. Perché qui abbiamo una parola che va un po' sessista, se vogliamo.
But it also sounded like a game, like Pac-Man. It sounded like a portable, like Walkman, and it was neither of those things. E aveva un'assonanza con il gioco Pac-Man e anche col Walkman, ma non era nessuna di queste due cose. So we took on the task of coming up with a better name, and we worked for a week and went up to see Steve and had 5 names, iMac being the best. E quindi ci siamo messi al lavoro e dopo una settimana abbiamo portato delle altre opzioni a Steve, 5 nomi, dei quali secondo me l'iMac era il migliore. We had such winning names as Mac Rocket. E avevamo nomi così vincenti tipo Mac Rocket, cioè Mac Razzo, and Maxter. E Maxter. I shouldn't tell you these things because you'll think less of me, but non vorrei dirvi queste cose perché poi vi scado da un po' la vostra opinione nei miei confronti. But iMac was the one we liked, and Steve hated the first 4, and then he hated iMac. E iMac era il nostro preferito, poi Steve ha odiato gli altri 4 nomi, ma ha odiato anche iMac. One more week you have to work, or we're going to call it MacMan. E lui dice: vi do un'altra settimana per trovare un nome, altrimenti lo chiameremo MacMan. So we came back a week later and showed him 3 new names, and then brought iMac back out, hoping we might convince him. And he said, I don't hate it this week, but I don't like it either. Una settimana dopo gli abbiamo portato altri 3 nomi e ci abbiamo anche rinfilato dentro il nome iMac. Lui li ha scartati gli altri 3, ha guardato iMac e ha detto: beh, non lo odio, ma non mi piace. And then, actually, there is no ending to this story. Poi non c'è una fine a questa storia. Talking to someone inside Apple, a couple of days later, discovered that Steve he had the name printed on a computer, a model, and he was showing it around and getting good reactions. E 2 giorni dopo torno alla Apple e scopro che lui si era fatto fare un prototipo del computer con stampato sopra il nome iMac, lo stava portando in giro per l'azienda a vedere, cercare di capire l'indice di gradimento del nome. Yeah. So in the end, common sense prevailed, and we're very glad that it did, because I think if we didn't stick to our guns on this one, you might be sitting there with your phone mans in your pockets or your pod mans. Meno male che noi abbiamo resistito, non ci siamo arresi e alla fine abbiamo vinto con iMac, e se no avreste adesso dei phone man in tasca, o userete dei padman o podman o altre cose simili. I want to show you this other video. This one's a little longer, but I actually put this one in the show because it's more about communicating. Ora voglio farvi vedere un video che tradurrò per quanto possibile simultaneamente per farvi capire un po' come il suo modo di pensare. You can find, I edited this down a little bit. You can find it on YouTube. Lo potete trovare su YouTube, io ho fatto qualche taglio. What a lot of people don't know is that Steve Jobs looks a bit ragged, shall we say. Diciamo che quello che le persone non sanno è che Steve Jobs pare un po' così, vestito un po' casualmente, non molto curato. This is the day that he was introducing the Crazy Ones commercial for the first time inside Apple to a group of marketing people. Questo è il giorno in cui lui stava presentando la pubblicità di Think Different a un gruppo di manager del marketing della Apple. And the reason I say that he looked ragged was that we had him up until 3 o'clock in the morning trying to choose a voice for the commercial. E il motivo per cui sembra così distrutto è che l'abbiamo tenuto sveglio fino alle 3 del mattino a cercare di scegliere la voce per questa campagna pubblicitaria. We wanted him, and then he wanted someone else. Noi volevamo lui voleva qualcun altro. The technology was such that we couldn't just send him a file. We actually had to send via satellite and have someone deliver it to his house, and that's why it went on till 3 o'clock in the morning. Il motivo per cui ci è voluto così tanto fino alle 3 del mattino che all'epoca non si poteva semplicemente mandargli un file, bisognava fare una trasmissione via satellite e farla recapitare a casa sua. So this is Steve Jobs explaining to his marketing people why we needed to run a commercial like this, the value of doing it, and e qui Steve Jobs parla alle persone del marketing del perché bisogna fare una campagna così e del valore di questa campagna pubblicitaria. Some professionals I know, marketing people, believe this is the finest explanation of why
a company needs to advertise itself. E questo, secondo alcune persone del marketing, è il migliore esempio di spiegazione del perché un'azienda ha bisogno di farsi pubblicità. I just think it's interesting because inside Apple they had no clue any of this was happening. This is what Steve told everybody before they ever saw any of the Think Different campaign. This is how he rationalized it. Per me la cosa interessante è che nessuno sapeva niente di questa campagna fino a quel momento, ed è interessante vedere come lui ragionava, come lui ha razionalizzato la necessità di fare questa campagna. Steve Jobs, as a speaker, I've always thought he's not polished, but he is, again, authentic. You just want to believe him because you know he believes what he's saying. E Steve Jobs come oratore magari non sarà molto pulito nel suo enunciato, ma sicuramente è una persona che è sempre molto autentica nel modo in cui parla. When I talk about simplicity, the reason I think Apple believes so much in it and continues to is that human beings love simplicity. Ora, il motivo per cui Apple insiste così tanto sulla semplicità e si fa promotrice della semplicità è perché è la cosa che alla fine vogliono le persone, vogliono delle cose semplici. This is one of my examples. Questo è uno dei miei esempi. McDonald's, I'm not sure if they do it here, but I've seen it in different countries. Any size cup of coffee for $1. Ora, non so se lo fanno anche in Italia, ma in tanti paesi ho visto, in America soprattutto, che McDonald's ha questa offerta, qualsiasi caffè di qualsiasi misura a $1. I don't drink coffee and I don't go to McDonald's. Ora, io non bevo caffè e non vado da McDonald's. But when I saw this, I liked them. Ma quando ho visto questa pubblicità mi è piaciuta. Because it's a nice way to treat your customers, to give them the convenience of any size, we don't care, and a cheap price. Perché è una cosa molto carina da fare con i propri clienti. Qualsiasi formato di caffè ti costa sempre lo stesso. If you make someone's life easier, their natural reaction is to like you. E quindi se tu rendi la vita più facile alle persone, la loro reazione naturale sarà che tu gli piaci. I'm not sure if your post office has this kind of stamp, but it was several years ago in the US, they came out with a stamp that you don't have to keep collecting all the different denominations. Buy one stamp and it's good forever. Adesso, qui non so se c'è questo anche qui da voi, ma tempo fa c'è stato questo francobollo in America che compri un unico francobollo e vale qualsiasi destinazione possibile. It actually made people like the post office. E questo ha portato le persone ad apprezzare di più, a fargli piacere l'ufficio postale. So it has this effect on people. And Steve Jobs said one thing more than anything else, which was, we do everything we do so our customers love us more. E Steve Jobs l'ha portato un passo anche oltre, perché diceva: noi facciamo tutto quello che facciamo per fare in modo di piacere ancora di più ai nostri clienti. Because we're concerned about speaking here too, this was a Steve Jobs thing that he did every time he presented. Siccome qui ci preoccupiamo anche del parlare in pubblico, questa è una cosa che Steve Jobs faceva ogni volta che faceva una presentazione in pubblico. He had a concept for what he wanted to say and he would repeat it often. Aveva un concetto chiave che voleva comunicare e nell'arco della sua presentazione lo ripeteva più volte. But again, he had sort of this authenticity going for him, so it never seemed like it was forced, but he did repeat himself. E dalla sua aveva questa autenticità e quindi non sembrava una cosa studiata e ripetuta, però era una cosa che lui ripeteva spesso nei suoi discorsi, quel concetto di fondo. But it was all about getting his customers to love Apple, and he would often choose one path over the other if he thought it would generate more love. E lui era molto si preoccupava molto che i clienti amassero Apple e a volte sceglieva anche di andare in una direzione piuttosto che in un'altra se era convinto che andare in quella direzione avrebbe portato più amore da parte dei suoi clienti e dei suoi utenti. Let me do a little skipping here. Qui salto un attimo just to sort of pick up some time. Per recuperare un po' di tempo. This concept, though, is just very important. Questo concetto però è molto importante. Never in the history of humankind has simplicity failed. Ora, mai nella storia dell'uomo la semplicità ha portato al fallimento o è fallita. If you offer anyone
the chance to achieve a similar result going two different ways, they will always choose the simpler path. Se date a una persona la possibilità di raggiungere lo stesso risultato ma con due percorsi diversi, si sceglierà sempre quello più semplice. And I believe this has been Apple's guiding light because it was Steve's guiding light. E questo era un po' il faro di Apple, perché era il faro che guidava la vita di Steve. The problem is that for every good thing in this world, there's an equal and opposite bad thing. Il problema è che per ogni cosa buona in questo mondo c'è il suo opposto, che è totalmente negativo. And that's this whole idea of complexity. E questa è l'idea della complessità. And it comes in many forms. Current events, competitors do things, you get a lot of opinions, there are meetings, too many people in meetings. I mean, all these forces that corrupt a simple idea. Ed è una forza che la vediamo negli eventi attuali, nella competizione, nella concorrenza, le opinioni, riunioni che diventano troppo grandi con troppe persone. Sono tutte forze che contribuiscono ad andare contro la semplicità, ad aumentare la complessità. So, as a result of that, it's very difficult to be simple. And Steve Jobs was not only a champion of simple ideas, he was a brutal foe of complexity. E quindi è molto difficile avere la semplicità. E Steve Jobs era un campione della semplicità e un acerrimo nemico della complessità. That's when it was fun to watch him in action, by the way. You hear stories about how explosive he could be. Ed è per questo che sono divertenti alcune storie che si raccontano su di lui, si sa di come potesse essere esplosivo lui in certe situazioni. When someone in the room said something that was going to make your idea worse, it was fun to watch Steve attack that person. Era interessante vedere quando qualcuno esprimeva una idea, un'opinione che avrebbe peggiorato la situazione, era interessante guardare la reazione di Steve. When it's you, it wasn't so pleasant, but someone else is fine. Quando eri tu il colpevole di questo fatto non era così piacevole, però vederlo all'attacco poteva essere divertente. So I believe that simplicity is really the combination of brains and common sense. And people think about Steve Jobs and his revolutions, but it was his day-to-day way of conducting business that was really common sense. Vedete, io credo che la semplicità sia fatta da due componenti, di un po' di cervello e del buon senso. Steve aveva questo nel buon senso, proprio nella sua conduzione della vita quotidiana, era una cosa che faceva proprio parte di lui come persona. Per esempio, back in the days when iPod and iTunes came out, Apple just owned the market in music. Quando venne fuori l'iPod e iTunes, Apple aveva il totale controllo di quello che era il mondo digitale musicale. They had a very simple system. It was $1 basically for a song. Era un sistema molto semplice, $1 per ogni canzone. You'd buy however number of songs you wanted and you would pay for them. Potevi comprarti tutte le canzoni che volevi e le pagavi. Microsoft decided they're a very smart company, but they were a bit lacking in common sense. Ora, Microsoft è un'azienda fatta di persone molto intelligenti ma con poco buon senso. They had a thing called Microsoft Points. Avevano creato questi punti Microsoft. There were 80 points in $1. E c'erano 80 punti per ogni dollaro. You had to buy them by the 100. Dovevi comprarli a centinaia. And they would charge 79 points for a song. E ti facevano pagare 79 punti per una canzone. Wow, that's cheaper than 99 cents. E quello costa meno di 99 centesimi. Until you did the math. Finché non fai un po' di calcoli. 79 points was 99 cents. 79 punti era 99 centesimi. So you'd buy the song and then Microsoft would keep your money in their bank. E quindi tu compravi le canzoni, ma poi Microsoft teneva un po' di soldi dei vostri soldi nella sua banca. This has the opposite effect of the $1 cup of coffee and the forever stamp. E questo ha l'effetto opposto a quello ricordate l'esempio del caffè, qualsiasi caffè a $1, oppure del francobollo valido per tutte le destinazioni. Yeah. So again, it's this common sense is a very, very powerful tool, and some of the smartest companies don't seem to exercise it. E il buon senso è uno strumento potentissimo. Alcune di queste grandi aziende nel mondo non sembrano saperlo usare. Just about 1 month ago, Microsoft discontinued Microsoft Points.
Proprio un mese fa Microsoft ha abbandonato il progetto Microsoft e tutti Microsoft. But they used that system for more than 10 years, I believe. Ma hanno usato quel sistema per oltre 10 anni, credo. Sorry, I'm going to skip that video too. E quindi salterò anche un altro video. It was an old Steve thing where he talked about why Apple was called Apple. È una vecchia cosa di Steve del parlare di perché Apple si chiama Apple. He talked about this advertising piece, which was for the very first computer, the Apple II. E parlava di questa pubblicità che era la prima pubblicità per il primo prodotto dell'Apple, l'Apple II. Yeah. He believed that the Apple was important because it symbolized both simplicity and sophistication. Per lui la mela rappresentava sia la semplicità che una cosa sofisticata. So again, the authenticity thing, you could put this headline on an iPad today and it would make sense. E vedete come funziona la semplicità, perché poteste prendere questo stesso simbolo e metterlo su un iPad oggi. It's an important thing to grasp because simplifying does not mean dumbing down. Ora, è una cosa da capire questa. Semplificare non vuol dire abbassare il livello, non vuol dire tagliare l'idea originale. When you simplify something and it still has advanced capabilities or it is still intelligent, you seem smarter for your ability to simplify. Quando si riesce a semplificare ma a mantenere comunque quella che è l'intelligenza, la possibilità tecnologica, il semplificare sembra un grande segno di capacità, di talento e di intelligenza. So in my book I have 10 elements of simplicity, which granted may not be so simple. E nel mio libro ci sono questi 10 elementi della semplicità che, devo ammettere, forse non è poi così semplice. But I started with 24. Però ho cominciato con 24 punti. So this is just the one I would talk about here, about minimizing, which is a very important and obvious part of simplification. E parlerò ora di questo qui, del minimizzare, che è una parte molto importante della semplificazione. In the case of Apple, it was minimizing the way the company was structured. E nel caso di Apple era minimizzare la gerarchia dell'azienda, la struttura interna dell'azienda. Steve Jobs was very proud of this. He said there are no committees at Apple. In effect, Apple is the world's largest startup. E lui diceva, era molto orgoglioso di questo, perché diceva che non c'erano dei comitati interni alla Apple. Apple era come un'azienda startup, una appena avviata, comunque molto leggera. When you try to make things clear to people, in Apple's case, one of the ways they communicate with customers is to show their products. Uno dei modi in cui di minimizzare lo faceva Apple anche attraverso i suoi prodotti, il modo in cui presentava i suoi prodotti al pubblico. And this I find to be a most amazing thing. E questa è una cosa molto divertente. If you are looking for a laptop computer, Ora, se state cercando un portatile and you go to Dell, e andate alla Dell, al sito della Dell, you find a few choices. avete un po' di scelte a vostra disposizione. Lots of different computers, Tanti and computer diversi. very difficult to tell which one does what. È molto difficile differenziarli fra loro, capire quale fa cosa. Some of them you can see are just screen size differences, but then some of them are not. Alcuni hanno differenze della grandezza dello schermo, ma altri no, non si riesce a capire. If you go over to HP and see what they have to offer, E se andiamo a vedere all'HP e quello che loro hanno da offrire, yep, they can beat Dell. They've got 49. loro riescono a battere la Dell perché hanno addirittura 49 versioni diverse. And if you go over to Apple, of course, E se andate alla Apple, a mere 6. abbiamo soltanto 6 diverse possibilità. And Apple makes more money than Dell and HP combined. E Apple guadagna più soldi della Dell e della HP insieme. Now, I worked with Dell, Ora, io ho lavorato con la Dell and I used to ask them all the time, why so many models? e gli chiedevo sempre, ma perché così tanti modelli? And it's really hard for people inside the company to explain. Ed è difficile per le persone che lavorano nell'azienda di spiegare il perché di questo. This is a thing called product proliferation. E questa è una cosa che si chiama proliferazione dei prodotti. And it's the same thing that Steve encountered when he came back to Apple in 1997. Ed è la stessa sfida che ha dovuto affrontare Steve quando è rientrato nel 97 alla Apple. This is why Apple was going out of business.
Ecco perché Apple stava fallendo. So when he announced the iMac, he also announced something even more important. E quindi quando lui ha annunciato la nascita dell'iMac, ha annunciato una cosa ancora più importante. He killed all of those products, almost all of them, said 20 some odd products just... Ha terminato la produzione di quasi tutti gli altri prodotti, una ventina di prodotti morti stecchiti. You're supposed to go... Morti stecchiti. He was going to make 4 products, a desktop and a laptop for home use and professional use. Avrebbe fatto 4 prodotti, un computer da tavolo e un computer portatile. So he had the iMac E that quindi he c'era was announcing there. l'iMac, che era il computer da tavolo. The Power Mac was the Pro desktop. Il Power Mac, che era quello professionale, sempre da tavolo. The Power Book was the Pro laptop. Il PowerBook era la versione sempre professionale del portatile. And then Steve Jobs, the man of great secrecy, E poi Steve Jobs, uomo che teneva bene stretti i suoi segreti, he stood there right on stage that day and said, that's what's coming next. We're going to make a home laptop. e ha detto: questa è la prossima cosa che faremo un computer portatile per la casa. Let me go back to that one for a second. Sorry, I did that. This is a communication thing. I told you the people at Dell were unable to really explain why they had so many computers. The people at Apple were unable to explain their 20 products. È la stessa cosa che, sapete, vi ho detto che a Dell nessuno sapeva spiegare perché avessero così tanti prodotti. Lo stesso era successo alla Apple con quei 20 prodotti, nessuno sapeva spiegare perché ci fossero. Once Steve did this and made 4 products, it was just obvious to every employee and every customer exactly what Apple was trying to do. E quando Steve ha tagliato tutto e ha ridotto tutto a questi 4 prodotti, era molto chiaro a tutta l'azienda, anche a tutti i clienti, quello che Steve voleva fare. So this quote to me sums it up very well. Perfection is achieved, not when there's nothing left to add. Allora, questa è una citazione che lo spiega molto bene, perché dice: la perfezione si raggiunge non quando non c'è rimasto niente da aggiungere, ma quando non c'è più niente da rimuovere. I thought you were going to say the last part. No, that's it. Oh, did you say the last part of that? Yeah. Okay, good. Sì, ho detto anche l'ultima parte. So Apple is also very good at minimizing words, which also may be, more in your area of interest, but it's incredible how much you can say by saying less. Apple era anche bravissima a minimizzare le parole, è una cosa che probabilmente è più attinente a quello che è il vostro interesse. And there's also humanizing the words, which Apple has always been very good at. E anche nell'umanizzare le parole, cosa che Apple ha sempre fatto molto bene. When they created the iPod, they didn't say 5 gigabyte drive, click wheel, Firewire port. Ora, quando hanno creato l'iPod non dicevano ha 5 giga di memoria, ha una porta Firewire, ha la rotellina e quant'altro. What they said was that. Hanno detto soltanto questo: 1000 canzoni in tasca. So this is a quote supposedly from Leonardo da Vinci, one of our own. Ora, questa è una citazione di Leonardo da Vinci, una persona che conosciamo. I've tried to verify that. I can't prove it, but la devo verificare, non posso dimostrarlo, ma la parola dice: dovremmo usare parole comuni per spiegare cose che non sono comuni. I have a little side story for you about Steve Jobs and his love of words. E ho anche una storiella su Steve Jobs e il suo amore per le parole. We created this ad at some point when the colored iMacs came out. E abbiamo creato questa pubblicità quando sono usciti gli iMac colorati a un certo punto. We proposed this headline, The Internet Express. E noi abbiamo proposto questo titolo, Internet Espresso, l'espresso per Internet. Steve Jobs, CEO of a global company, e Steve Jobs, presidente di un'azienda mondiale, said, "Do you really need the in there?" E ci fa: ma hai veramente bisogno dell'articolo il davanti a tutto quello? So we thought about it and said, "All right, Internet Express." E ci abbiamo pensato e abbiamo detto: va bene, Internet Express. But once we put the ad together in the agency, we decided it sounded better with the in front of it.
Però quando siamo tornati in agenzia abbiamo poi pensato che fosse meglio rimetterci l'articolo davanti, The Internet Express. So I sent Steve this email. Quindi ho mandato questa email a Steve And I said, e gli ho detto, you could read that actually. allora, un pannello imparziale di giudici ha una leggera preferenza per The Internet Express rispetto a Internet Express. Hai qualche cosa da dire? Hai qualche convinzione che vuoi esprimere, qualche opinione che vuoi esprimere? Okay. And then his answer to me was this. E la sua risposta è stata questa: bene, mi conoscete, seguire sempre la maggioranza è il mio motto, Steve. So he did have a sense of humor. Quindi, vedete, aveva uno senso dell'humor anche. Another point of interest, you can see his email address there. This was 2 years after he came back to Apple. Ah, vedete un'altra cosa interessante, questo era il suo indirizzo email e questo era dopo già da 2 anni che era tornato alla Apple. And he used his Pixar email address. E lui usava il suo indirizzo email della Pixar. Because he thought it was cooler. Perché pensava che fosse più accattivante. Also, at this point, sometimes I share this little fact that 2 years into his return to Apple, he was not even using a Mac. E ogni tanto condivido anche questa storia. A 2 anni dal suo rientro alla Apple ancora non usava un computer, un Mac. He was using a Toshiba laptop running Next Step software. E usava un portatile da Toshiba però con il software Next Step. Also because he thought Next software was cooler than Mac software. Perché lui pensava che il software della Next fosse migliore di quello della Apple. But once OS X came out, which was Next, then for the first time Steve would use a Mac. E poi quando è uscito l'OS 10, che era comunque un prodotto della Next, a quel punto ha cominciato a usare computer Mac. So simplicity really is this lens through which Steve looked at everything, and it really was a fascinating experience for me to watch the way he worked. E la semplicità è una lente un filtro attraverso cui vedere le cose. Per me è stata un'esperienza molto interessante vedere come questo lui lo riusciva ad applicare. I do think that in this complicated world, simplicity just stands out by its very nature. Io penso che in questo mondo molto complicato, proprio per la sua natura, la semplicità risalta ancora di più. I think it helped us, as I said, when I compared Apple versus these other companies. We worked faster, cheaper and better. E ha aiutato noi alla Apple, ci ha aiutato a lavorare in maniera più veloce, con meno dispendio di risorse economiche e avendo risultati migliori. It's the whole idea of eliminating the unnecessary. È l'idea di eliminare tutto ciò che non è necessario. And it is a really good long-term strategy because human nature is to love simplicity, and that will never change. Ed è una strategia anche a lungo termine perché fa parte della natura umana amare la semplicità e questo non cambierà mai. So this is my favorite quote from Steve. It really sums up the whole thing. E questa è la mia citazione preferita di Steve che riassume tutto. Allora, il semplice può essere molto più difficile del complesso. Bisogna lavorare intensamente per ripulire il proprio modo di pensare, per renderlo semplice. Ma ne vale la pena alla fine, perché una volta che ci arrivi puoi smuovere le montagne. When you think that this philosophy resulted in this company going from near bankruptcy to most valuable on earth, you do have to give it some serious thought. E quando pensate che questa filosofia ha portato la Apple dall'orlo della bancarotta fino a diventare l'azienda di maggior valore sulla terra, allora bisogna prenderlo un po' in considerazione, dargli un po' di credito. However, just for the fun of it, it's always good to try to simplify even more. Quindi So I do that. è divertente semplificare ancora di più e a me piace fare questo. La semplicità può smuovere le montagne. So, conference. Can I go a couple minutes longer? It's already late. I think so, yes. Okay. Vuoi chiedere se può andare un altro paio di minuti? Well, I normally end here, but when there's a crowd, I think would enjoy a good little laugh at the end. I have a special add-on segment. Ora, di solito io finisco qui, ma quando c'è un bel pubblico come questo mi piace anche metterci un po' di divertimento e aggiungo quest'ultimo segmento. Has anybody in this room ever heard of Scupertino? Qualcuno Raise of in questa hands. sala ha mai Yes. sentito parlare di Scupertino?
This happens everywhere I go. What's wrong with you people? Succede dovunque io vada, ma cosa c'è che non va con voi? No, we have like over 4 million visitors there, which is far more than I get. Ci sono lì 4 milioni di visitatori l'anno, che sono molti di più di quelli che ricevo io. But Scupertino is something I created with my art partner from Apple days, and what we do is we make fake news stories based on Apple's values. Allora, quello è una cosa che abbiamo messo insieme io e il mio partner artistico dei tempi di Apple. Quello che abbiamo fatto è questo sito dove mettiamo su queste notizie taroccate basate su fatti Apple. And it is a labor of love. We don't make any money doing this. Ed è un nostro atto d'amore, non abbiamo alcun ricavo economico di nessun genere. Just for fun. E lo facciamo solo per divertimento. So we sometimes make up new products for Apple, sometimes we tie Apple into the news. I'm just going to share a couple of them with you, and hopefully you'll become Scupertino fans. A volte creiamo dei prodotti immaginari della Apple, a volte creiamo delle notizie intorno a queste. Spero che vi possiate divertire con questo, diventare dei nostri fan. A lot of these, they get passed around. We get in fact, I think it was 2 years ago when on the first day of Wimbledon, one of our stories out-trended Wimbledon on Twitter. È successo anche che una delle storie che noi abbiamo proposto un paio d'anni fa su questo nostro sito ha avuto più impatto su Twitter rispetto a Wimbledon che si stava svolgendo in quel momento. So we created this product called Apple Water. Quindi abbiamo creato questo prodotto che si chiama Apple Water, acqua Apple. Yeah, you could do the headline under the clean, simple, wet. Ecco, vedete, pulita, semplice e bagnata. A lot of times people complain about Apple and they're trying to control the world, they're taking credit for things they didn't invent. A volte ci sono le persone che si lamentano di Apple, che vuole conquistare il mondo, che si prende il merito di cose che non hanno poi in realtà inventato. So I can't really read it here, but non si può proprio leggerlo qui, ma this one here says, oh yes, wait a minute. This one. Ecco. It's molecular perfection. Perfezione molecolare. Yeah, literally twice as many hydrogen atoms as there are oxygen atoms. Letteralmente il doppio di atomi di idrogeno rispetto a quelli di ossigeno. Only from Apple. Solo da Apple. So as part of the story we created an ad for Apple Water. Poi abbiamo creato anche la campagna pubblicitaria dell'acqua Apple. And we came up with Apple Water Pro. E abbiamo creato anche Apple Water professionistici per professionisti. And you'll remember the press conference I played you that bit from where Steve was doing his love thing. E ricordate quella conferenza stampa che lui parlava dell'amore che ho fatto vedere prima? The perception was that if you held the iPhone in your hand, you would short out the antenna. La percezione è che se tu tenevi l'iPhone in mano, bloccavi l'antenna. So we came up with the iHand. Quindi abbiamo inventato la i-mano. And you would hold the hand in your hand. Così che tenevi la mano in mano. And it came in different races on the e bottom. poi vedete anche le diverse razze per gradazione di pelle. Kermit was a good one. And it had an extending rod on the end so you could hold it at a comfortable Ed era anche telescopico, quindi potevi tenerlo a varia distanza rispetto al tuo corpo. Let's see how many people I can offend with this one. Vediamo quante persone riesco a offendere con questa prossima. Jesus sightings, we see Jesus in many places in this world, right? Sapete che in tanti posti ci sono questi avvistamenti di Gesù che avvengono. So down in Chile, in Cile, the image of Steve Jobs appeared on some French toast. Abbiamo visto Steve Jobs che è apparso su un toast appena uscito dalla macchinetta. And this was when Steve was alive, so this was in good taste. Questo è stato fatto quando Steve era vivo, quindi non abbiamo giocato but the sulla sua story morte. was that the toast had healing powers. Ma la storia era che questo toast aveva anche delle proprietà che potevano guaritive. And people would come, they would line up around the block with their broken iPhones and iMacs. E le persone si mettevano in fila per tutto il quartiere per arrivavano lì con le loro iPod o iPhone rotto. And it didn't even dawn on me until now that I'm actually here in the home country when the conclave elected the new pope. E non mi è venuto in mente perché io ero qui quando c'era proprio il conclave che eleggeva il nuovo papa. Before the decision was made, before the white smoke came up,
we had this story. Prima che uscisse la fumata bianca noi abbiamo pubblicato questa storia. Shock al Vaticano, i cardinali eleggono Siri come prossimo papa. And read this one here with what they're asking Siri. Qui chiedono a Siri, il papa è cattolico? Attualmente sì, ma puoi cambiarlo nelle preferenze. And that story was that not only would they never have to worry about replacing the Pope again, because Pope Siri would be forever. Quindi vedete, non avrebbero mai più dovuto rieleggere un nuovo papa perché il papa Siri sarebbe andato avanti per sempre. But Pope Siri would be truly infallible because she would be connected to the Apple servers. Ma il papa Siri sarebbe stato infallibile, poi lui lo chiama lei, sarebbe stato infallibile perché era connessa ai server della Apple. Oh well. So that's Scupertino. E questo è Scupertino per voi. We try to do a new story every week, but it's turned into more like every month. But cerchiamo di fare una nuova storia ogni settimana, ma per via di impegni e altre cose è diventato più un appuntamento mensile. But if you're ever in the mood for a little Apple humor, you can stop by. Ma se volete trovare un po' di sano umorismo Apple, potete andare a visitare scupertino.com. So that's the end.